L'Apollo Dafne è il vertice assoluto della scultura di tutti i tempi. È ancora un'opera prodigiosa che, per quello che si è detto a proposito della difficoltà della lavorazione del marmo, rimane ancora inspiegato da un punto di vista tecnico. Cominciamo a leggere il racconto che ci fa Bernini nel momento in cui noi entriamo nella stanza e l'opera si mette in movimento. Vediamo i due protagonisti della storia, e cioè Apollo che insegue Dafne. La mano di Apollo s'appoggia sulla pelle della ninfa, ma quello che tocca non è più la pelle della ninfa, ma è la corteccia dell'albero. Lei cerca di scappare, ma non può, perché è tenuta dalle sue stesse radici, in cui le dita dei suoi piedi si stanno trasformando. La complessità già narrativa di tutto questo tradotto in pietra, tradotto in marmo. Per la prima volta succede questo miracolo che la scultura fa quello che non può fare, cioè correre. Capiamo che quello che abbiamo visto non era il movimento, era l'azione. Bernini ci ha dato una serie di elementi che colpiscono la nostra immaginazione e ci fanno credere che le statue stanno correndo. In realtà noi vediamo un momento di stasi assoluta che è il compimento dell'azione. Chi è l'Apollo che insegue la ninfa? Lui prende la statua per eccellenza, l'Apollo del Belvedere, e lo mette in movimento e lo fa correre, o perlomeno ci fa percepire che l'Apollo sta correndo. Ma l'Apollo del Belvedere è una statua antica e quindi come tale è senza espressione. La Dafne invece è una creatura moderna, è un pezzo di marmo che è diventata un vero corpo di donna, una vera figura umana e come tale ha espressioni. Finiamo il nostro giro con il pieno dell'allegoria, e cioè l'alloro, che diventa la connotazione fisica della Dafne e l'attributo allegorico di Apollo, l'alloro sacro ai poeti e agli eroi. Rimane ancora inspiegato la quasi impossibilità di lavorare delle dita così sottili e le foglie che si librano nello spazio senza che il marmo si spacchi.